Allacciate le cinture tutti quanti, sconfiggeremo le bugie ottiche della NASA e riveleremo la meravigliosa Terra piana dallo spazio. La verità non verrà soppressa. Diamo un'occhiata al portale d'accesso alla fotografia della Terra scattata dagli astronauti. Questo sito web è una miniera d'oro, tante foto e anche ad alta risoluzione. Sfogliandole vi mostrerò cosa intendo. Andiamo avanti e clicchiamo sulle raccolte e poi sui time lapse. E qui abbiamo alcuni parametri di filtro. Proviamo con il 2025. Ci sono molti più set di dati e possiamo scegliere giorno, notte o giorno-notte. Scelgo giorno e filtriamo. Ora scorriamo. Ci sono probabilmente centinaia o più set di file e ognuno contiene centinaia di foto, se non migliaia, soprattutto per le tracce più lunghe, come potete vedere. Quindi andiamo avanti e scegliamo questo del 16 dicembre come esempio. Qui abbiamo tutte le foto catalogate, possiamo vedere la lunghezza focale, tante informazioni e queste sono foto enormi scattate con la Nikon Z9. Vedete, abbiamo delle informazioni, lunghezza focale di 21 mm, informazioni sulla fotocamera, clicchiamo sui metadati. E qui, eccoci qui, sì, abbiamo i metadati, possiamo vedere alcuni parametri. Sapete, gli astronauti credo abbiano bisogno di un po' di formazione su come impostare correttamente la fotocamera perché hanno i parametri un po' imprecisi. Sapete, l'otturatore è troppo alto, l'apertura è troppo bassa ed è un po' scura, ma comunque possiamo scaricare l'immagine grezza e possiamo anche passare il mouse sopra e vedere i dati. Guardate quanto è scura e sgranata. Hanno alzato gli ISO. Sì, questi ragazzi dovrebbero fare un corso di fotografia, quindi ecco la foto che ho scaricato, molto sgranata e scura. Sì, non hanno impostato i parametri correttamente. Ma a prima vista potreste pensare che sia normale. Guardate i pannelli solari, sono dritti, sono nello spazio. La Terra è un globo, lode al Signore, ma aspettate un attimo, non correte troppo, perché abbiamo a che fare con una distorsione ottica incredibile. Come potete vedere qui, i pannelli solari sono dritti, eppure sono curvi, quasi quanto l'orizzonte. Non è incredibile? Quindi questo è un chiaro indizio che abbiamo a che fare con un fenomeno degli obiettivi fisheye. Diamo un'occhiata alle zone di distorsione ottica. Questo grafico illustra con cosa abbiamo a che fare. Abbiamo la fotocamera e poi ci sono certe distorsioni dell'obiettivo, giusto? Di solito vengono corrette, eccetera, ma per gli obiettivi fisheye dobbiamo capire che tipo di immagini producono e quali sono le equazioni. Poi guardiamo attraverso la finestra della cupola e di nuovo la distanza conta, l'angolazione, la posizione che abbiamo rispetto a quella finestra. E infine abbiamo a che fare con la rifrazione nell'ambiente spaziale, e il plasma e i gradienti di temperatura che influenzano ciò che vediamo. Quindi un ambiente molto complesso quando si tratta di obiettivi fisheye. Ci sono alcuni concetti matematici di cui dobbiamo essere a conoscenza e non preoccupatevi, ci sono un sacco di tutorial online e vi darò un link. Ci sono anche moduli Python scritti per tutto questo, quindi non dovete aspettare per tutti i dettagli. E ultimo, ma non meno importante, dobbiamo pensare alla prospettiva. Possiamo replicare ciò che vedono questi astronauti? E qui ho appena preso 4 immagini da internet con alcune donne astronaute e c'è Chris Cassidy, Navy SEAL, ingegnere. Carriere molto interessanti che hanno queste persone. Samantha Cristoforetti, oh, adoro quel nome.
è una pilota ingegnere dell'aeronautica militare italiana, un sacco di militari. Ma Karen Nyber ha dottorato in ricerca, nessuna esperienza militare, solo una ragazza intelligente che è arrivata nello spazio, sì. Quindi ecco un grafico che cerca di illustrare gli angoli. A seconda della distanza dalla TV potresti ottenere o meno una prospettiva corretta. E così ho deciso di correggere alcune di queste foto e cercare di produrre prospettive accurate e molto piacevoli da visualizzare sul desktop o sulla TV in soggiorno. Ok, ora diamo un'occhiata a questa app con interfaccia grafica Python che ho scritto. Ok, sto usando principalmente il modulo Computer Vision 2 in Python e ho inserito anche alcune caselle di campo, caselle di testo ed etichette in modo da poter testare rapidamente diversi parametri. E questo è un lavoro in corso. Questa è la versione 1 e la pubblicherò prima o poi. Ma ho intenzione di integrare una funzionalità di elaborazione batch dei file in modo da poter elaborare più file e creare un timelapse corretto. Comunque, questo mi ha permesso di correggere le foto e di elaborarle anche un po' in Photoshop, perché sono troppo grandi, tipo 8000 x 5000 pixel. Quindi, come vedete, l'ho ridotto a 4000, di conseguenza riduco anche i pixel per millimetro, ma mantengo la lunghezza focale. Posso spostarmi leggermente e ho i parametri di distorsione e i parametri K2. Ora, ecco una domanda. L'orizzonte dovrebbe essere lineare? Beh, facciamo una semplice verifica. Quindi ho corretto questa immagine in base alla lunghezza focale e tutto il resto. E ora ho tracciato questa linea tra alcune caratteristiche che possiamo misurare su una mappa. Ok? Quindi abbiamo le montagne di San Gorgonio, sfioriamo appena il Mar Salato sulla costa occidentale e poi andiamo nel Golfo di California fino a quel punto. Ora diamo un'occhiata a una mappa. Ok, ecco la mappa. Quindi potete essere certi che effettivamente queste caratteristiche siano tutte in linea retta. Ma potreste chiedervi, aspetta un attimo, su un'immagine fisheye le linee che passano per il centro non saranno piegate. E così ho scelto un'altra posizione per dimostrare che quando correggiamo le linee rette sul terreno, anche l'orizzonte risulta dritto. Eccoci qui. Questo è in Iraq e potete vedere la linea curva corretta qui. Ora diamo un'occhiata alla mappa. Quindi sto usando lo strumento di misurazione per tracciare una linea che inizia da dove il fiume Al-Kabor sfocia nell'Eufrate. E poi, al numero 2, abbiamo la diga di Haditha. E poi tocchiamo a malapena il lago Tertal, riesco a malapena a pronunciarlo, e poi dritto fino alla sponda occidentale in Iran. Quindi questo è semplicemente incredibile, gente. Quando correggiamo le caratteristiche sul terreno otteniamo un orizzonte piatto. Non è incredibile? Quindi possiamo essere certi che effettivamente l'orizzonte dovrebbe apparire piano. Ecco qua, gente, la Terra è incredibilmente piana, non dimenticatelo mai.